conosco questo libro di illustrazioni del coniglietti suicidi. But definitely there's I think the influence is, you know, this is very, you know, visually quiet movie. You know, it's a scary movie done in broad daylight. Allora, diciamo che da un punto di vista visivo vuol dire che questo film è un film di paura, fatto per far paura, che però si svolge praticamente tutto alla luce del giorno, quindi è molto tranquillo dal punto di vista. And I think, you know, borrowing from the older movie aesthetic of, you know, the Hitchcock era, it's something I'm much more comfortable with. E poi prendere in prestito appunto anche ispirazioni grafiche e visive da film più vecchi, tipo tutta la serie di Hitchcock, è qualcosa che mi fa stare a mio agio. And then the kind of the Japanese aesthetic, that kind of clean, minimalist aesthetic that you actually could find in you know, Kurosawa movies, of course, but in Kubrick's movies as well. That kind of Kubrick's framing is very. I almost have to stop myself from doing the scene exactly like Kubrick would do it, that wide lens and that kind of proscenium. Like how I would shoot you guys, right? He would be very Kubrickian, dead center, very odd. It would convey a feeling of Mark and I feeling uneasy, and I put the camera dead center, you know. Quindi dicevo prendere in prestito sì da film tipo quello di Hitchcock, oppure l'estetica diciamo hitchcockiana, oppure l'estetica giapponese che è pulita, minimalista, e non penso soltanto a Kurosawa perché appartiene un po' a tutti, anche immagini, penso al modo in cui Kubrick avrebbe girato determinate scene e inquadrature. Vi devo anche dire in effetti che mi sono dovuto trattenere a un certo punto dal farlo troppo, dal fare certe inquadrature, girare certe scene inquadrature troppo alla Kubrick, no? Con l'obiettivo ampio, con certe posizioni dei personaggi, certi movimenti. Sia io che l'attore abbiamo deciso appunto di distaccarci da questo perché la tentazione era molto forte di usare questa estetica kubrickiana per i temi che avevamo trattato. Yeah, the frame and where the camera is always conveying an emotional musical note. È sempre il modo in cui uno piazza la cinepresa, l'inquadratura che fa, che ci dà questa nota, che ci trasmette questa nota musicale attraverso l'immagine. So if we were doing the same shot where we were looking at the crowd. Quindi ad esempio facendo la stessa inquadratura in cui riprendiamo una folla. So, you know, putting it in the center creates a balance that's almost unnatural. It's so perfect. Mettere la folla al centro dell'inquadratura crea una sorta di equilibrio che è quasi innaturale e di conseguenza imperfetto. So you feel a little uncomfortable. E ci si sente un po' disagio nell'osservare quell'inquadratura. So something's about to happen. È come se qualcosa dove sta per accadere, che c'è uno squilibrio e qualcosa deve avvenire. And it relieves that if I go right or left. E la persona si sente sollevata nel momento in cui il regista sposta l'inquadratura della massa di gente o a destra o a sinistra. And then if I go down, it means that Mark and I feel a little intimidated. So if I just drop it just from center line, just a little bit. E se poi mi sposto e l'inquadratura va dall'alto verso il basso leggermente, diventa un qualcosa che intimidisce chi osserva questo cambiamento di visuale leggermente inclinata dall'alto verso il basso. If we're equal, then there's kind of a conversation. Se invece è paritaria, cioè chi guarda e la scena osservata sono sullo stesso livello, dà un'idea di paritarietà e di conversazione e dialogo possibile. And then if we go higher just by 3 or 4 inches, E poi basta alzare leggermente l'inclinazione di 10 centimetri, 10-12 centimetri. it means we've kind of defined them in our feeling about them. They're either, you know, a mob or animal-like, and we have that feeling like we need to get out of here kind of feeling. Li definiamo, l'essere umano che osserva quella scena inclinata verso l'alto ha bisogno di definire, che sia una folla, che sia un gruppo di animali o qualsiasi cosa, c'è bisogno di definire, di togliersi da quella situazione una volta che la definizione è stata data. So maybe at some point in the scene, I might tell the cinematographer to raise the camera 3 inches when Mark starts feeling really uncomfortable. Ad esempio, in una determinata scena inquadratura potevo chiedere al direttore della fotografia di alzare, di inclinare verso l'alto di 3 inches, insomma 10 centimetri, la cinepresa nel momento in cui Mark stava in una scena in cui non si sentiva a suo agio, si sentiva che aveva bisogno di definire qualcosa. I would think it was Io sì che c'ero nel film. very big character. Un personaggio molto importante. Molto grosso. He's the wind, you didn't notice? Era il vento, non te ne sei accorti, è lui che soffia.
No, it was, I was just the voice of the boyfriend, Joey. Sono semplicemente la voce dell'amico Joy al telefono. We were going to put on the DVD the scene where He wanted to shoot a scene making love to my wife. In realtà voleva girare la scena in cui faceva amore con mia moglie. the lack of stick. L'assenza dello stato. She's going to keep us serious, focused on filmmaking. They said the movie's dubbed, so they didn't hear your voice. Vi ho detto che ovviamente il film in italiano è doppiato, quindi la voce non la potevamo sentire. You need to go fix I'm going that. to dub all the languages. Adesso che doppia tutti lui. Yeah, you know, when I think of, you know, I just walked through in my head what I thought would be a confusing situation. You know, that if something out of the ordinary was happening, that the government wouldn't necessarily be really quite open with us right away, especially if it happened in 36 hours, where the way the event is that you would just continually become more and more isolated. And that, I think, is the scariest thing. I was joking about the maid before, about feeling alone, but that is what I believe is the source of all fear, is our basic fear when we're children. Devo dire che quando ho riflettuto nella mia mente circa come impostare la cosa, ho sentito che le 36 ore, l'arco delle ore delle quali si svolge l'intera vicenda, con un isolamento progressivo sempre più forte dei vari personaggi, non consentiva e non prevedeva un intervento così massiccio dello Stato, perché dal momento in cui la cosa veniva realizzata, dal momento in cui i gruppetti di esseri umani diventavano sempre più sparuti e sempre più piccoli, l'intervento dello Stato era inutile, perché ci si ritrovava senza genitori, che ho detto alla fine, come un bambino che si ritrova solo, e quello che era importante per me era la paura dell'essere isolati e soli, senza appunto nessuno che si può prendere cura di te, che ti può proteggere e difendere, e quindi in questo senso c'era questa assenza, questa figura. And in this day and age, for sure, if some tragedy happened to your family or something, you would get a call from your friend or your family member first. I saw it on CNN, I saw it on YouTube, I saw this, and then, was that person on that train? Did you hear about that explosion? Did you hear this? You'd hear that before the authorities called you and said, are you the husband of, are you the father of, are you the uncle of? Before you got that official call from the authorities, YouTube would have it up in 2 seconds. They would call you. I mean, even tragedies that have happened in real life, we hear about it way before it becomes official. E poi c'è un altro aspetto da tenere presente nel nostro mondo proprio di oggi, il film è di oggi, è l'esperienza comune di chi ha subito perdite, incidenti, cose, tragedie familiari, venire a sapere la notizia da amici, da corrispondenti, da YouTube, da CNN, in qualsiasi edizione, prima ancora che le autorità riescano a identificare i parenti, no, della vittima e riescano a raggiungerla. Questa è un'esperienza che anche a noi comune. Quindi c'è proprio questa assenza, se volete, dello Stato in prima linea rispetto ad altre forme di comunicazione o di